Ciao amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io mi chiamo Allegra, attualmente viaggio per il Vietnam e in questo video vi voglio portare alla scoperta di Hanoi. Prima però è necessario fare qualche premessa. In questi giorni, prima di arrivare qua, mi sono sentita dire solo "Oh mio Dio, Hanoi è bellissima, mi raccomando, goditela anche da parte nostra che ci siamo già stati". Quindi le mie aspettative su Hanoi sono cresciute molto nel tempo. Una volta che sono arrivata qua, dopo aver girato la città, cosa che vi farò vedere tra poco, mi sono resa conto che sarebbe stato molto complicato poter vedere le cose nei dintorni, che sono molto belle, come Ninh Binh, Halong Bay, Sapa, da sola, nel senso che è tutto organizzato per il turismo di massa. Tutti vogliono portarti con loro a fare il tour per Sapa, per Halong Bay. I costi sono abbastanza elevati e ti rendono un po' complicato riuscire a farlo da solo. Infatti, questa città per me inizialmente non ha avuto un impatto molto positivo. Era difficile di vincolarsi dai tour guidati, le gite e ho deciso di prendere un motorino e girarmela da sola. Quindi ho provato ad andare verso Ninh Binh. Sono infilata in una strada non percorribile con il motorino, ovviamente io non lo sapevo. Solo che loro hanno una segnaletica particolare. All'inizio delle strade ci sono i simboli, la macchina, la moto, il motorino, il camion, eccetera. Se il simbolo del mezzo che stai guidando non c'è, non lo puoi percorrere. Io ovviamente questo ancora non lo sapevo. E quindi sono stata fermata dalla polizia che mi ha detto: se non vuoi essere arrestata o multata di una cifra pari a 5 milioni, che comunque sono tanti soldi anche per noi, nonostante fosse ovviamente in valuta locale, devi tornare indietro per i chilometri che hai percorso, nel mio caso 5 chilometri, a spinta con il motorino, senza accenderlo. E quindi me la sono fatta sotto al sole, senza l'acqua, a spinta, fino a che non ho trovato finalmente un'uscita. Tutte le macchine che passavano ovviamente ridevano di me, per me la cosa non era divertente, tra l'altro ho un livido su una gamba enorme, ora ve lo faccio vedere. E quindi niente, la conferma del fatto che arrivarci da soli in questi posti è molto complesso. Detto questo, non sto mollando assolutamente, voglio provare a non seguire il tour organizzato, anche perché stare dietro a una signora con l'ombrellino che spiega le cose a 50 persone in inglese, diciamo che non è il mio modo di viaggiare. Quindi, se riesco, vi spiego anche come si fa a raggiungere tutti i vari posti in modo autonomo e senza tour operator. Spero di farcela, ma non è detto perché è veramente molto complicato. E poi attenzione perché i costi sono estremamente elevati. Per fare una crociera da Long Bay ci vogliono anche 100-130 euro a persona, il che può rendere la vostra visita da noi estremamente costosa e quindi fuori dal piano che vi eravate prefissati, perché il Vietnam in realtà è un posto estremamente economico. Detto questo, che mi sembra molto importante, cercate di non farvi fregare e andiamo a farci un giro da Hanoi. Quando siete vicino al lago di Hanoi centrale, vi consiglio di andare a vedere il The Note Coffee. È un locale interamente ricoperto di post-it, anche all'interno. Su ogni tavolo del locale troverete dei post-it e delle penne. Potete prenderne uno del colore che preferite e scriverci sopra. Un'altra cosa che non vi potete perdere è la Tu Ki Pagoda. Ora vi porto a vederla. Cercherò di non parlare durante le riprese, ma solo in momenti come questo, perché siccome è un luogo sacro per i buddisti, ancora oggi utilizzato per le preghiere, cerco di fare silenzio per essere rispettosa. L'ingresso alla pagoda è gratuito e potete anche andare all'interno dove pregano, ovviamente in silenzio e senza le scarpe. Ricordatevi di non soffermarvi su ciò che vedete all'ingresso, cioè la grande pagoda, perché il resto del giardino è bellissimo e si trova dietro. Stavo per uscire senza vederlo, poi ho detto: ma e quella là non l'ho vista, guardate che bella!
Il giardino è super silenzioso, rilassante e molto curato. In questo momento mi trovo dentro Chua Mot Kot, che è il posto in cui è possibile vedere la pagoda su una colonna sola. In realtà è un accesso gratuito anche ad altri monumenti e giardini del paese di Hanoi, quindi vi consiglio assolutamente di andarci. Non vi spaventate della fila all'ingresso, è molto scorrevole e serve solamente per il controllo alla security, insomma. Potete passeggiare liberamente per dei giardini bellissimi, quindi vi consiglio di prendervi del tempo, magari un'oretta e mezzo, da dedicare solamente a questo posto. Questo bellissimo albero di arance giganti, guardate quanto sono grosse, in realtà è un albero di pomeli. Vi consiglio di assaggiarli perché sono molto buoni. Di fronte al tempio, che è lì, c'è un piccolissimo ingresso per accedere al tempio interno. Queste sono le offerte. La mano di Buddha! Poi potete uscire dall'altra porta per arrivare al museo di Ho Chi Minh. Sempre all'interno dello stesso sito turistico vi consiglio anche, ormai che ci siete, di venire a vedere il mausoleo di Ho Chi Minh, quindi la tomba del rivoluzionario che ha guidato la guerra del Vietnam. E se vi state chiedendo perché proprio qui, perché questa è la piazza in cui venne eletta la dichiarazione di indipendenza che diede inizio alla Repubblica Democratica nel 1945. Ed eccomi arrivata nella magica via del treno. Mi metterò a sedere con i miei amici spagnoli al piano di sopra mentre aspettiamo il treno delle 5. Allora, siamo al caffè 74 con i miei due amici spagnoli, Pepe e John. Ah sì. John, ok. E c'è nata una polemica sul fatto che il suo nome si scrive con la J, che è la cota, però non si pronuncia I, come una doppietta. E quindi niente, ancora non l'abbiamo risolta. Se volete fare festa, sicuramente questa è una delle vie migliori di Hanoi. Mi devo allontanare per parlarvi, probabilmente perché c'è troppa musica. Comunque qui potete venire a mangiare, bere la birra, è economica, potete prendere la Saigon, che secondo me è la migliore birra del Vietnam, e fare un po' di festa. Un'altra bella cosa da fare è venire al lago di notte, perché di notte il ponte viene illuminato e anche il tempio, e si vedono molto meglio, soprattutto non sono affollati. Oggi ho provato a entrare dentro al tempio nel lago, c'erano 45 minuti di coda solamente per avvicinarsi, per passare il primo sbarramento, quindi abbastanza infattibile, forse perché sono i giorni di Capodanno o forse perché è uno dei luoghi simbolo della città, però ve lo faccio vedere adesso di notte, guardate quanto è bello. Purtroppo di notte le cose si vedono sempre peggio, quello è il ponte illuminato di rosso e quello è il tempio. Dal vivo è molto suggestivo. Amici, siamo arrivati alla fine.
giornata splendida da noi, spero che sia piaciuta anche a voi. Se avete qualsiasi tipo di domanda fatemelo sapere nei commenti. Vi raccomando assolutamente la via del treno perché è stata forse la parte più bella della giornata. È un posto magico anche a livello di suoni, persone, colori, odori, quindi mi raccomando questo non perdetevelo. E niente, domani giornata da Long Bay, speriamo di farcela ad andare da soli. Il piano è andare con un pullman e cercare un tour meno turistico possibile da poter fare in semi-autonomia. Ovviamente non è che abbiamo la barca, parlo al plurale perché ho appena incontrato il migliore amico di mio fratello ad Hanoi e quindi ci sposteremo insieme, non sarò più sola per almeno 5-6 giorni. E quindi se riusciamo vi faccio sapere tutto quello che dovete appuntarvi per fare il vostro tour in semi-autonomia o comunque in libertà non troppo vigilata ad Halong Bay. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Al prossimo video!